Buongiorno, benvenuti su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi andiamo a realizzare questa maglia maxi bolle. La maglia maxi bolle è costituita da uno scollo rettangolare con questa manica tridimensionale effetto mega bolle, maxi bolle. Il punto di lavorazione si basa su due righe, una di preparazione e l'altra di conclusione della bolla stessa. Lo scollo, come abbiamo detto, è rettangolare, e gli aumenti sono realizzati con agli angoli un punto V. Eccolo qua il nostro punto V. Allora, il punto bolle innanzitutto si lavora su un multiplo di 4. Quando però noi andiamo a realizzare un maglione, mi raccomando, prendete in considerazione 4 meno 1, togliendo una catenella d'avvio. Come si lavora? Nel primo giro di andata, dopo aver saltato 3 catenelle, dovrebbero essere 3 catenelle saltate da una bolla all'altra, andiamo a montare ben 7 maglie alte in un unico punto. E così facendo faremo degli archetti di 7 maglie alte. Io ho utilizzato un filato bello spesso, quindi l'effetto è abbastanza voluminoso, però ciò non toglie che con un filato più sottile il lavoro diventi più fine. Io questo tipo di lavoro l'ho pensato indubbiamente per la realizzazione, ad esempio, di quei diciamo quei maglioni belli corposi, che sicuramente sono molto adatti pensando, che ne so, a un inizio primavera sotto uno smanicato in pellicce, in ecopellicce e quant'altro. Ho scelto un punto di colore molto vivace e l'ho abbinato. Ho utilizzato un verde acido con un rosa, quindi ho fatto questo tipo di abbinamento. Per comodità di cose io mi sono già avviata il mio campione, che è in miniatura, perché cosa ho fatto? Ho preferito, ho ridotto le dimensioni e sono andata a costruirmi qui sulla spalla soltanto una bolla per rendervi più facile il lavoro. Come si avvia? Una volta avuto il nostro multiplo, ricordiamo che nel mio caso io avevo montato nell'originale 22 catenelle per la parte avanti e dietro, poi avevo montato 11 catenelle per avere 3 bolle sulle spalle, quindi 11 e 11, a cui avevo aggiunto 4 catenelle per gli angoli che permettono poi anche l'aumento della lavorazione. Sono costituiti da un punto V. Come si forma la bolla? Su 2 giri abbiamo detto. Il primo è costituito da 7 maglie alte operate, realizzate in un unico punto. Nel giro di ritorno, tra diciamo un ventaglio e l'altro di 7 maglie, si andrà a costruire un punto V, dove poi si monterà l'altra bolla e queste 7 maglie saranno chiuse tutte insieme. Procediamo con ordine. Allora, io ho fatto il mio punto V, ho saltato 3 maglie di base, un arco di 7, saltate 3, mi sono andata a creare l'altro angolo. Ho montato le mie 11 maglie. Questo, come vi ricordo, è solo la campionatura. Poi ho fatto il mio aumento, sono pronta a realizzare l'altro arco di 7 maglie alte, 1 2 3, per andare poi a creare la prima la bolla di questa spalla. 1 2 3 4, un attimo che si è arrovigliato,
il filo, siamo a 4, 5, ok, 6, infine 7. Ok, filo sull'uncinetto, salto 3 punti di base, angolo. Vado a realizzare il mio altro angolo che, come abbiamo detto, si forma con un punto V. L'angolo serve anche per fare gli aumenti, ok. Poi concludo la lavorazione. 2, un attimo, 3, 4, 5, 6, e continuo così fino alla fine del giro. Ok, 8, andiamo avanti fino ad arrivare alla congiunzione con il con l'angolo. Ok, perfetto. Allora sono arrivata qui, chiudo e ok. Allora il primo pezzo è fatto. In questo caso voi vedete che ha quasi una forma ovale, semplicemente perché noi abbiamo soltanto messo una bolla sulle spalle. Se noi andiamo appunto a fare uno sprone grande, questa forma bombata non si vedrà. La prima cosa da fare che cos'è? Abbiamo detto vado dentro, faccio il mio aumento, che è costituito da 3 catenelle, perché siamo all'inizio, in realtà si tratta di un punto V con una catenella di separazione. Adesso cosa succede? Io so di sicuro che appunto la mia manica deve crescere. Invece di passare direttamente a chiudere la bolla, devo fare lo spazio per poi nel giro successivo andare a creare le altre. Metto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra l'angolo e la prima bolla e vado a realizzare un altro punto V. In questo modo, catenella, di nuovo punto V. Adesso il mio compito è quello di andarmi a chiudere la bolla. Come si chiude la bolla per dare l'effetto tridimensionale? Semplicemente andate a chiudere tutte insieme queste 7 maglie. Allora siamo 7 maglie alte. Prima vado a costruire 7 maglie alte chiuse a metà, poi chiudo tutte insieme. Seconda maglia alta chiusa a metà, terza maglia alta chiusa a metà, quarta, siamo chiusura a metà, opla, faccio piano piano perché allora quinta, sesta e infine settima. Quando ho tutte e 7 le maglie alte sull'uncinetto, prendo il filo, faccio scorrere e chiudo con una catenella ed ecco qui la mia bolla. Cosa faccio? Mi devo ricordare che tra l'aumento e la bolla, ma anche tra poi nelle righe successive tra le bolle, devo andarmi a creare il punto V per lavorare i giri successivi. Su ogni giro, facendo in questo modo, andrò a realizzare che cosa? Una bolla in più. Ricordiamoci che a inizio giro della manica troverete in questa fase della bombatura della bolla il punto V che mi serve da aumento e il punto V per andare a realizzare che cosa? La seconda bolla del giro successivo.
Quindi sono qui, ho fatto il mio punto V, faccio il punto V dell'aumento, vado a lavorare semplicemente con la mia maglia alta tutte le maglie che ho a disposizione fino ad arrivare all'altro angolo. In questo modo i nostri giri di lavorazione aumentano di 2 maglie per lato. Invece ogni 2 giri la manica aumenterà di una bolla. Ok, questo è molto importante proprio per capire se stiamo procedendo con il lavoro in maniera corretta o meno. Allora, eccoci qua, siamo quasi addirittura d'arrivo per realizzare il nostro aumento. Sono qui, poi maglia alta nel punto V, catenella di separazione, maglia alta nel punto V. Sono alla manica, come detto vado a creare dei punti V, uno per parte, ai lati delle bolle. Poi cosa faccio? Filo sull'uncinetto, vado a chiudere le mie 7 maglie alte. Questa volta le chiudo insieme, le monto tutte a metà sul mio uncinetto, sono a 3, 4, 5, 6 e infine 7. Ok, chiudo con una catenella, ricordiamoci il punto V qui in mezzo. Ok, catenella, di nuovo punto V. Abbiamo poi punto V di aumento e vado anche con questo a fare l'aumento. Ok, continuo fino alla fine del giro e poi metto in piano per farvi vedere l'effetto. Poi vi faccio vedere come riavviare la lavorazione. È importante capire un attimo solo questo, che per ogni giro noi dobbiamo per forza di cose ritrovarci con una bolla in più. Nel momento in cui io mi ritrovo con la mia bolla in più, significa che il lavoro procede come in maniera corretta. Ok, l'unica cosa secondo me da fare attenzione è innanzitutto, io in questo momento sto utilizzando uno di quegli uncinetti ergonomici perché la lana è bella spessa, diciamo un po' mi aiuta a tenere a lavorare questo filato, però devo stare attenta perché non mi diciamo, essendo gommato, non mi permette, devo fare attenzione che non mi sfuggano le maglie quando vado a caricare tutte le 7 maglie alte. Sono arrivata all'inizio del terzo giro. Cosa faccio? Entro nell'archetto, vado a costruire il mio punto V per l'aumento con 4 catenelle e una maglia alta. Adesso cosa succede? Mi ritrovo in questa situazione. Qui vedete che accanto alla bolla chiusa mi ritrovo con un altro punto V. In questo punto V devo andarmi a costruire 7 maglie alte. Perché cosa succede? Arrivata al terzo giro è il primo giro per montare di nuovo le bolle. 3, 4, 5, 6, 7. Poi di nuovo filo sull'uncinetto, la mega bolla la lascio tranquilla perché la lavorazione è terminata. Vado nel punto V accanto, vado a montare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Allora, una volta arrivato qua mi resta da fare solo il punto V dell'aumento. Adesso guardiamo questo pezzettino in piano, guardate, la lavorazione è più semplice di quello che noi pensiamo. L'unica cosa appunto che, essendo un filato, diciamo un punto mangia filo, cioè ne prende veramente tanto, quello che vi consiglio, magari per non spendere un capitale di filati, scegliere diciamo un filato più sottile. Cosa succede? Se noi la guardiamo adesso in piano, cosa abbiamo fatto? Nelle prime due righe abbiamo una bolla, nella lavorazione successiva adesso ne andremo a costruire due. Quando andrete poi nel giro quarto a chiudere queste 7 maglie alte, ricordiamoci di dover costruire punto V qui, punto V qui, punto V qui, quindi successivamente ancora da 2 diverranno 3, quindi la nostra manica tenderà ad allargarsi. Vi garantisco, il procedimento è molto semplice. Adesso vi faccio vedere il mio maglioncino, poi come ho proseguito. Allora, cosa è successo? Nel momento in cui io ho avuto, diciamo, adesso guardate com'è fitta la lavorazione, che si vedono solo le bolle. Quando io ho ottenuto lo scalfo manica adeguato alla mia taglia, ma volevo più spazio sotto le ascelle, sono andata a montarmi delle catenelle e non ho fatto, almeno nel mio caso, ho preso e ho rimontato 7 catenelle, scusate, sto dicendo una sciocchezza, 11 catenelle come avevo fatto per lo scollo. Su queste 11 catenelle sono andata a realizzarmi appunto sotto le ascelle altre 3 bolle. La manica è semplicissima, andiamo avanti, come vedete, guardate, è gonfissima come manica. Quando ho deciso la mia lunghezza ideale, io questo maglione l'ho fatto bicolore proprio perché lo volevo molto sprintoso, primaverile. Ho dovuto cercare di chiuderle un po' le maniche, perché sennò sono troppo scampanate, e ho fatto in questo modo, anche perché c'è da dire che comunque l'essere così voluminosi, questi punti mega bolle, la parte proprio al fondo della manica un pochino si nasconde. Cosa ho fatto? Per poter chiudere, rimpicciolire, restringere, io ho lavorato su alcuni giri di diminuzione. Innanzitutto sono andata a diminuire già fin dall'inizio. Cosa ho fatto? Nei punti V, per non far tirare troppo la lavorazione, ho montato 3 maglie alte, sulla chiusura della bolla una, 3 maglie alte, una. Nel secondo giro ho cercato ancora di fare delle diminuzioni e sono andata a diminuire ogni 2 maglie alte, le ho chiuse. Guardate, perché c'è da dire che appunto come manica è molto voluminosa. Così via dicendo, ho fatto, vedete, un polsino proprio piccolo e già si dilata, perché appunto essendo lana, essendo poi questa lavorazione molto corposa, si dilata. Magari c'è anche chi preferirebbe un polsino più regolare. Cosa che io vi consiglio a questo punto è di inserire un elastico, cioè in modo da restringere il polsino, perché il bello di questa manica è proprio lo sbuffo. Questa realizzazione si fa proprio per enfatizzare la manica, quindi a noi il polsino ci serve per l'indosso della maglia, però bisogna mettere in evidenza la manica, non c'è niente di che. L'unica cosa da fare appunto o è andare a restringere con le diminuzioni, oppure non eccedere con le diminuzioni con il filato, ma una volta avuto il polsino che ci può far piacere, andare a ripassare con dell'elastico, cioè incorporarlo, quindi cercare di nasconderlo. Se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi per i prossimi video. Buona creatività a tutti, alla prossima!